Cosa può andare storto quando hai uno degli allenatori più amati della tua storia? Una squadra reduce da una finale di Coppa Italia? Uno spareggio per la Coppa UEFA appena persa ai rigori? Ed un mercato finalizzato ad aumentare il tasso tecnico della squadra, con l'acquisto di uno dei talenti più promettenti dell'epoca? Cosa potrebbe andare male? Tutto! Andò male tutto. Oggi parleremo del primo episodio di una saga, la saga del Torino di fine anni 80, primi anni 90. E per farlo inizieremo proprio con la stagione 1988-1989. Un dramma inatteso. Ma prima di farlo, come al solito, ti invito ad iscriverti al canale e ne approfitto anche per farti una domanda. Quali giocatori del Torino ricordi con più affetto e quali stagioni? Ho aspettato molto per pubblicare questo video, ma avevo voglia di farlo da tanto tempo. Me l'ha proposto un amico del canale e come sapete io cerco di portare tutti gli argomenti che mi proponete. Mi raccomando però, iscriviti al canale, metti un like e se ti va raccontami qualche ricordo dell'epoca. Io vi leggo tutti e cerco di rispondere a tutti, perché come dico sempre, questa è una chiacchierata da bar, una cosa reciproca. Deve essere uno scambio, non un monologo. Ma adesso andiamo al video. Come al solito iniziamo dal prologo e ve lo dico subito. Nell'estate del 1988 nessuno avrebbe potuto pensare che il Torino sarebbe retrocesso. Ma proprio nessuno. Come vi ho accennato, la stagione precedente aveva lasciato per lo più dei rimpianti. In campionato il Torino aveva concluso al sesto posto alla pari con la Juventus, spareggio per la Coppa UEFA, perso soltanto ai rigori con gli errori di Comi e Benedetti. Pochi giorni dopo sarebbe arrivata anche un'altra sconfitta. Finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, terminata in malo modo soltanto al 112esimo con gol di Salzano. E tra l'altro per arrivare a quella finale, il Torino riuscì a superare in semifinale proprio la Juventus di Marchesi. Due traguardi sfiorati che raccontavano una squadra competitiva, non una formazione in declino. Quindi l'inaspettata retrocessione che tratteremo non viene da anni di fallimenti, come spesso mi capita di raccontare nei prologhi, ma arrivò da una stagione che pur senza regalare trofei aveva confermato il Torino come una delle squadre della fascia buona del campionato. Tra l'altro si trattava di una Serie A molto complicata. Il 1987-88 fu l'ultimo campionato a 16 squadre, quando ancora la Serie A era ipercompetitiva. Solo dalla stagione successiva si tornerà al campionato a 18 squadre. Detto questo, va però specificato che quel Torino era in una fase di grande transizione. Innanzitutto Radice non era più intoccabile, questo lo vedremo dopo, ma l'estate precedente erano stati ceduti Giuseppe Dossena e Leo Junior e nell'opinione pubblica si era infilato il tarlo che l'idea di rinunciare alle due colonne del Torino fu proprio di Gigi Radice. E quindi nonostante un rendimento positivo, i borbotti iniziavano a sentirsi. Nel calcio i poster crollano facilmente, ma al di là del campo anche la società stava cambiando. Difatti la stagione 87-88 fu la prima della presidenza di Mario Gerbi. Quest'ultimo aveva acquistato il Toro da Sergio Rossi, che a seguito di contestazioni decise di cedere. Le ragioni di quell'abbandono sono ancora oggetto di discussione, perché il Torino fece un campionato mediocre, arrivò all'11° posto. Ma come racconta Dossena, Rossi non venne attaccato da tutta la piazza, ma solo da una sparuta minoranza, quindi questo non spiega il motivo per cui effettivamente se ne andò. Nel dettaglio Beppe Dossena disse: hanno spaventato Rossi inducendolo ad andarsene. Fossero stati in 10.000 ci sarebbe stata una motivazione, ma in realtà erano pochi a contestare. E aggiunse: evidentemente c'era una manovra, un disegno chiaro. D'altronde Rossi era un presidente che aveva potere economico, aveva raggiunto un secondo posto e aveva intenzione ancora di investire, tant'è che portò a Torino anche grandi giocatori come Leo Junior e girava voce a Torino che tanta ambizione non fosse particolarmente gradita dall'altra società della città. E forse è per questo che Dossena allude a macchinazioni dietro quell'addio di Rossi. Questa teoria pare che fosse supportata anche dal compianto Gianni Minà. Ma chi lo sa, non voglio fare del complottismo anche perché forse Dossena si riferiva allo strapotere di una certa frangia di tifoseria, però trattandosi di una voce molto forte io ve l'ho voluta riportare. Comunque le piazze non fanno sconti a nessuno e quindi arrivò la nuova presidenza. Gerbi, che era già un profilo fedele ai Granata, perché ebbe ruoli nell'organigramma negli anni 50 e perché fu anche vicepresidente di Sergio Rossi, acquistò il Torino per una cifra che si aggirava intorno ai 6-8 miliardi di lire, più probabilmente 6. Non è che avesse chissà quali disponibilità economiche, soprattutto in rapporto a Rossi, il presidente che venne prima, e Borsano, il presidente che arriverà dopo. Però la prima stagione di Gerbi fu più che positiva. Ve l'ho accennato, no? Nessuno avrebbe potuto pensare al disastro. Adesso vediamo nel dettaglio quali furono le cause di questo disastro.
Il calciomercato dell'estate del 1988-1989 probabilmente fu uno dei banchi di prova più ardui nella storia tra Radice e la dirigenza. Col senno di poi è facile dire che il Torino si stesse snaturando. Ora vedremo tutta una serie di scelte che non sembrano in linea con quella che è la posizione storica del Torino, una squadra che a grandi linee è sempre stata centrata su intensità, corsa, equilibrio, aggressività. Ma quell'anno si cercò di prendere una direzione diversa. Partiamo con le cessioni, la più importante, quella di Massimo Crippa. Aveva 23 anni ed era probabilmente uno dei prospetti più importanti di tutto il campionato italiano. L'amministratore del Torino, Michele De Finis, aveva pubblicamente giurato sull'incedibilità del giocatore e addirittura aveva detto: se dovessi vendere Crippa sputatemi in faccia. Quindi voi potete immaginare quanto si sentirono traditi i tifosi. Ma Crippa era arrivato qualche mese prima da Pavia per poche centinaia di milioni e il Torino riuscì a venderlo per 7 miliardi e 600 milioni. Una plusvalenza enorme in tempi da record e quasi impensabile per i ritmi dell'epoca. Non è che Crippa fosse il talento cristallino che ti puoi aspettare da un sudamericano. Era un giocatore tipicamente granata: corsa, intensità, aggressività, capacità di recuperare palloni, inserimento. Un giocatore moderno, uno che magari non ti finiva in copertina ma che ti faceva vincere le partite perché faceva cambiare il passo alla squadra con il suo ritmo. E infatti con il Napoli poi Crippa avrà una grande carriera. Coppa UEFA 88-89, scudetto 89-90, Supercoppa italiana, a Parma vincerà un'altra Coppa UEFA, la Supercoppa UEFA, insomma Crippa era un bel giocatore e il Torino decise di rinunciare a uno dei giovani più promettenti di tutto il campionato italiano. Se la cessione di Crippa fu giustificata da motivi finanziari che possono essere più che comprensibili vista l'enorme plusvalenza, la vendita dell'attaccante Polster lasciò i più basiti. Seppur con alti e bassi riuscì a ritagliarsi un posto importante nella Serie A e dimostrarsi il miglior marcatore della squadra granata. Ciò nonostante venne venduto al Siviglia per soli 1 miliardo e 400 milioni. Non andò male al Torino, diciamo che non venne considerato un giocatore decisivo e quindi si preferì lasciarlo andare. Fu un grandissimo errore perché poi in carriera divenne il miglior marcatore della storia dell'Austria e soprattutto in campionato riuscì a fare qualcosa come 350 gol, brillando particolarmente nella Liga spagnola al Siviglia e nella Bundesliga al Colonia. Insomma, il Torino per pochi soldi fece a meno di uno degli attaccanti dalla verve realizzativa migliore di quegli anni. Tutto questo per la fretta di cambiare, perché con un po' più di tempo Polster sicuramente avrebbe dimostrato di essere un giocatore di un livello superiore rispetto a quanto visto nella stagione precedente, perché dai 24 anni in poi non smetterà mai più di segnare. Ma non solo, venne lasciato andare via gratis anche Klaus Berggren. Se Crippa aveva 23 anni e Polster 24, Berggren era un giocatore maturo, ne aveva 30. Era un giocatore senza fronzoli molto ammirato da Luigi Radice. Tatticamente disciplinato, generoso, disposto a sacrificarsi per la squadra, in grado di cambiare ruolo. Non è che fosse chissà quale talento, ma nel momento in cui serviva equilibrio, Berggren stava là con la sua sostanza. In questo caso, a discolpa del Torino, bisogna dire anche che non era più il giocatore dominante del Pisa, dove passò 4 stagioni dall'82 all'86 e gli infortuni gli impedirono di ripetere anche quanto fece alla Roma nell'86-87, dove da vice Sereso collezionò 26 partite e fece addirittura 5 gol. Tra l'altro la Roma l'aveva preso dal Pisa a 4 miliardi e il Pisa a sua volta l'aveva acquistato a 270 milioni. Insomma, al Torino fece poco più di una comparsata e la sua cessione passò un po' in secondo piano. Anche il difensore Giancarlo Corradini per 1 miliardo e 800 milioni lasciò il Torino. All'epoca aveva 27 anni ed era un difensore affidabile. Un altro di quelli che non ti rubavano l'occhio ma che ti permettevano di avere una squadra stabile, strutturata. E anche questa cessione, seppur considerata minore visto che venne venduto per poco, tra virgolette, fu un grandissimo errore perché venne ceduto al Napoli un giocatore in grado di fare con gli azzurri più di 200 presenze in 5 anni, ma soprattutto che si rivelò da difensore determinante per lo scudetto dell'89-90. Infatti segnò il gol del vantaggio nel 3-2 del Napoli contro la Fiorentina e il 14 gennaio del 1990 segnò addirittura il pareggio nel 2-2 con l'Udinese, punti che si rivelarono decisivi anche poi per lo scudetto. Non sto dicendo che fosse Maradona, sto dicendo che in una squadra forte come quella del Napoli che vinse lo scudetto, Corradini non sfigurò e addirittura talvolta se ne uscì con degli exploit non proprio da difensore, mettendo quel qualcosa in più al servizio dell'impresa. Per chiudere le cessioni vere e proprie vi parlo di Tullio Gritti e Alessandro Zaninelli, entrambi coinvolti nello scambio tra i Granata e il Brescia
per portare a Torino Luca Marchegiani. Zaninelli fu una normale transazione di mercato, ma Tullio Gritti era uno dei pupilli di Radice, lo voleva là. Non è che fosse un fenomeno, ma secondo Radice quel giocatore era fondamentale per gli equilibri della squadra e forse fu l'ennesima disattenzione gratuita che la società riservò a Radice quell'anno. Ovvio, col senno di poi Marchegiani si rivelò un affare. Però a Radice quell'anno non gliene fatta passare una, ma adesso lo vedremo meglio, adesso lo vedremo meglio. E infatti iniziamo a parlare del calciomercato in entrata, che fu principalmente orientato ad aumentare il tasso tecnico di una squadra che di base era operaia. Radice aveva questo tipo di gioco, al Torino non è che fosse spettacolare, voleva una squadra corta, voleva tante marcature a uomo, voleva lo spirito del sacrificio tipico del Torino, ma il primo botto di mercato già diceva qualcosa di diverso. Venne infatti acquistato Luis Antonio Correa da Costa, detto Miller, che io ho sempre chiamato Müller, ma che in realtà si legge Miller. Questo fa capire anche come un giocatore dall'estero venisse visto come un qualcosa di esotico. Era difficile concepire la pronuncia portoghese come Miller nel momento in cui c'era poi il famoso Gerd Müller. Era più facile europeizzare un po' tutto. Era una sorta di ingenuità dei tifosi che ancora non erano abituati a sentire continuamente nomi stranieri. Oggi se vedi un Paolo Rossi pensi ma italiano e di Malta. All'epoca no, era tutto diverso. Comunque Miller era considerato un giocatore dall'immenso talento, veniva dal San Paolo dove aveva esordito giovanissimo e addirittura a 22 anni aveva già accumulato diverse presenze con la Seleção, che lasciavano intendere come nelle intenzioni del paese carioca ci fosse l'idea di attribuire al nuovo attaccante granata un ruolo importante nel ricambio generazionale del calcio brasiliano. Quello non fu un semplice acquisto, quello fu un manifesto. Noi del Torino vogliamo fare il salto di qualità, non vogliamo più essere una squadra che si basa soltanto sul sacrificio, ma vogliamo al nostro arco anche delle frecce di puro talento. E infatti, seguendo quella scia di entusiasmo, venne acquistato anche Edu Marangon, centrocampista mancino, elegante, tecnico, non certo un gran lavoratore, e soprattutto uno poco disposto a rincorrere gli avversari. Lui preferisce ricevere palla, rallentare o all'improvviso accelerare la manovra, ma di certo non è che fosse chissà quanto tatticamente disciplinato. Era uno che cercava l'ultimo passaggio quando gli passava per la testa. Forse tecnicamente era uno dei giocatori più raffinati e dotati in quel calciomercato, ma forse anche per questo a Radice non è che piacque granché. Proprio perché, come vi ho ripetuto fino alla noia, lui a centrocampo voleva equilibrio e quantità. Ed Edu Marangon, il ruolo dell'incontrista, anche solo part-time, proprio non c'aveva nessuna intenzione di farlo. Tra l'altro va detto che venne preferito a Silas, che poi fece una carriera tra Cesena e Sampdoria. Se Miller e Marangon rappresentavano l'estro carioca e il funambolismo brasiliano, Haris Scoro era l'immagine del calcio dell'Est che da sempre era considerata l'accademia del talento. La considerazione che si aveva di questo giocatore era molto buona. Rapido, tecnico, moderno e in grado di attaccare gli spazi. Che vuoi di più? L'amministratore delegato Michele De Finis esordirà dicendo: questo ragazzo è come Boniek. Un parallelismo pesantissimo, in quegli anni vi ho già parlato di chi fosse Boniek, andatevi a vedere il mio video sulla Roma di Eriksson e probabilmente questo paragone non lo aiutò per niente. Alla Dinamo Zagabria aveva fatto ben 14 gol, ma diciamo che tra i Granata non riuscirà poi a emergere come un campione vero e proprio. Come un buon giocatore, ma niente di più. A chiudere le entrate principali ci fu proprio Luca Marchegiani, lo abbiamo accennato prima, quando abbiamo parlato delle cessioni di Gritti e Zaninelli, che andarono a Brescia per far venire Luca Marchegiani a Torino. Inizialmente di fronte troverà Fabrizio Lorieri, ma poi nel giro di pochi mesi conquisterà il ruolo di titolare. E questo fu il calciomercato del Torino che però vide molte mancanze, perché Radice non si poté mai dire soddisfatto di quell'estate. Lui aveva chiesto 3 giocatori che erano tutti raggiungibilissimi, ma che la società praticamente ignorò perché nella sua testa aveva un progetto diverso da quello dell'allenatore. È una cosa che vediamo spesso. Il mister vuole una cosa, la società ne vuole un'altra e poi succedono i casini. Un'altra situazione che esacerbò gli animi tra Radice e la dirigenza fu il tentativo di cessione di Cravero, un leader di quella squadra che aveva una valutazione di ben 10 miliardi e che venne avvicinato prima al Napoli, poi all'Inter e poi alla Roma. E tutto questo senza tenere al corrente Gigi Radice, che in un certo senso era come escluso dai piani della società. A questo stato di tensione va ad aggiungersi il fatto che le richieste dell'allenatore vennero trattate proprio con superficialità. Le hanno proprio scritte sulla macchina da scrivere invisibile. E non è che il mister avesse proposto chissà quali nomi. Innanzitutto Salvatore Bagni, che lo voleva Radice, era raggiungibilissimo.
Era vecchio, stava a fine carriera, aveva 32 anni, ma se Radice te lo chiede, tu cazzo pigliaglielo. Non era più quello che aveva trascinato il Perugia di Castagner né il Napoli di Maradona, ma sicuramente avrebbe potuto fungere da bussola, anche a livello di esperienza per quel Torino che stava nascendo. Così come Bagni era finito ai margini del progetto Napoli, c'era anche Bruno Giordano. Altra pista percorribilissima che però venne messa da parte non si sa perché, tant'è che poi se lo accattò l'Ascoli. E lì, tra l'altro, a mezzo servizio, sostituendo Casagrande, segnò addirittura 10 gol. Anche l'esperto terzino del Napoli, Massimo Filardi, venne accostato al Torino. Un altro corteggiamento che non ebbe seguito. Ma soprattutto non venne preso un giocatore che sarebbe risultato fondamentale, altro che Marangon, ovvero Massimo Bonini, che aveva 28-29 anni, era maturo ma non era ancora vecchio e aveva passato gli ultimi anni a coprire le spalle di Platini, tant'è che questo gli valse il soprannome di portatore d'acqua, che può sembrare dispregiativo, ma in quel Torino così leggero servivano proprio i portatori d'acqua, perché di troppi portatori d'acqua il Torino s'era privato. E infatti esemplificative furono le parole di Giacomo Ferri, ex giocatore del Torino, che a distanza di anni sentenziò così quella situazione di calciomercato. Andarono via i gladiatori e arrivarono i ballerini e i giocolieri brasiliani. Andarono via i ragionieri e arrivarono i poeti della pedata. Questa considerazione, che per noi tifosi è facile fare a distanza di 40 anni, è lo specchio, il presagio esatto di ciò che verrà dopo, ovvero una stagione senza consistenza che in qualche modo si sarebbe potuta recuperare, perché con un po' più di grano salis quella squadra avrebbe potuto arrivare in Coppa UEFA senza neanche spendere soldi. Perché non vi ho ancora detto che quel Torino mandò dei giovani in prestito, dei giovani fortissimi e che tra l'altro quell'anno giocarono titolari in Serie B. Il primo, Gianluigi Lentini. È inutile che vi sto a parlare di Gianluigi Lentini perché i prossimi numeri su questa saga del Torino parleranno nel dettaglio di lui. Ma poi anche Sordo e Venturin, e questi due in particolare rappresentavano proprio i gladiatori e i ragionieri necessari per far girare quel Torino. Sostanza, sacrificio e quantità. Ma fortunatamente poi questi giocatori segneranno la rinascita del Torino che verrà negli anni successivi. Ma il tifoso dell'epoca che si comprava la Gazzetta, ma secondo voi poteva dirsi insoddisfatto di questo calciomercato? Sì, è vero, gli avevano venduto Crippa, avevano deciso di non puntare su Polster che sembrava non fosse un attaccante da strapparsi i capelli, se n'era andato un difensore, però erano arrivati due brasiliani. Miller, considerato uno degli attaccanti più forti del mondo, e Edu Marangon, un giocatore di grandissima prospettiva. Il tutto suggellato dal talento dell'Est, Scoro. Quelli non ci avevano idea di quello che sarebbe successo dopo. Tutte le considerazioni che ho fatto sono facili oggi. All'epoca nessuno si sarebbe aspettato un tracollo, anche perché l'entusiasmo del nome esotico di quegli anni, un po' di freddezza d'analisi te la faceva perdere. Forse l'unico ad avere veramente un brutto presentimento fu proprio Gigi Radice, anche se penso che neanche nelle sue paure più recondite sarebbe riuscito ad ipotizzare un finale di stagione come quello che vedremo. Come abbiamo detto, il Torino ai nastri di partenza sembrava una squadra quantomeno candidata a fare un campionato simile a quello dell'annata precedente, con la speranza di poter fare qualcosa di più. Si trattava del primo campionato a 18 squadre, quindi era pure difficile fare dei pronostici chiari. Io vi vorrei tanto fare un modulo con i giocatori per farvi vedere come giocava approssimativamente quel Torino, ma è inutile, non serve a niente. Tutti i giocatori erano ampiamente intercambiabili e sapevano giocare in più ruoli, quindi adesso io vi direi una formazione che in realtà magari è stata utilizzata 2 o 3 volte e durante il resto dell'anno era tutto diverso. Un esempio: Sabato poteva giocare esterno destro, esterno sinistro, terzino, attaccante. Comi poteva giocare centrocampista, poteva giocare punta. Scoro era tipo Boniek, quindi poteva giocare esterno, poteva giocare centrale, poteva giocare in attacco. Zago giocava dove gli pareva. Ferri e Cravero non avevano un ruolo fisso di libero ma si alternavano. Fusera all'epoca poteva giocare a piede invertito oppure sulla fascia sua. E quindi il senso di farvi una formazione non c'è, ma quello che vorrei che passasse è che si trattava di una formazione importante, con giocatori duttili, ma che in linea generale mancavano di quella presenza fisica e di quella voglia di faticare che Radice chiese in sede di calciomercato. E con questo non è che dico che questi volevano impegnarsi, è che le loro caratteristiche erano troppo sbilanciate in una direzione che non era quella prevista da Radice. Di base Radice voleva giocare con un 4-4-2 molto dinamico, molto aggressivo, con due mediani a centrocampo, un pressing aggressivo e moderno ma allo stesso tempo non svincolato dal concetto di marcatura uomo.
Una sorta di connubio tra vecchio e nuovo. Era una reinterpretazione italiana di quello che stava avvenendo in Olanda. Non lo poté mai fare. Ma dove stavano i due mediani a centrocampo? Marangon non te inseguiva manco se gli fregavi il portafogli. Che poi la formazione che vi ho accennato, che già era forte, perché presentava talenti come Fusera e Cravero, ad esempio, aveva nel giro dei titolari e nella panchina una serie di giocatori giovanissimi e fortissimi che lasciavano presagire grandissime cose per il futuro. Uno tra tutti, Zago, che era praticamente titolare, ma non solo lui che fu uno dei talenti più incredibili di quegli anni che poi purtroppo non esplosero mai come avrebbero dovuto, ma altre meteore orbitarono attorno al pianeta Torino quell'anno. Massimo Catena, Farris, Gasparini, che poi riapparve in Zemallandia, Luca Landonio. Insomma, quella squadra sembrava forte sul momento e soprattutto forte in prospettiva. E quelle carenze che magari inizialmente si sarebbero potute vedere, nella testa del tifoso medio probabilmente si sarebbero potute appianare nel tempo in itinere, proprio grazie a quella fucina di talenti. Durante il ritiro estivo, Radice iniziò ad avere dei problemi per trovare l'assetto tattico più equilibrato, ma anche per trovare in avanti il volto di quello che sarebbe stato il nuovo Torino, perché dietro le alternative non è che fossero così tante, ma davanti la duttilità di tutti quei giocatori non riusciva a far capire bene all'allenatore chi potesse essere la punta o quali potessero essere le punte in grado di affiancare la certezza a Miller. Infatti nella partita con l'Hercules, che si svolse proprio nella prima parte del ritiro, Miller era ancora fuori condizione, ciò nonostante giocò lui e vennero testati tutta una serie di giocatori accanto a lui. Scoro, Sabato, che come vi ho detto giocava dappertutto, Bresciani e Brambati. E durante quell'incontro non venne testato Comi, che era un altro disponibile a giocare punta, perché nell'arco della carriera giocherà anche punta e aveva giocato anche punta. Ma nonostante quelle piccole incertezze, l'aria è positiva attorno al Torino. All'epoca in agosto c'erano i gironi preliminari di Coppa Italia, iniziavano intorno al 20 agosto, il campionato iniziava dopo, e il Torino superò brillantemente la prima fase a gironi. 2-1 alla Triestina, 2-1 al Foggia, 2-1 all'Udinese, 1-0 col Cesena e pareggio col Catanzaro. Si presentarono bene anche i nuovi perché Edu giocò bene e lo stesso Scoro in quelle partite fece un paio di gol e tutti stavano ancora aspettando che entrasse in condizione il fenomeno Miller. Quindi che dubbi vuoi avere su quest'annata? Di che ti preoccuperai mai? So pure partiti col piede giusto. Il campionato iniziò in modo quantomeno dimesso. La prima partita fu una sconfitta per 2-3 contro la Sampdoria e poteva anche starci. Poi due mesti pareggi contro Lazio e Atalanta e alla quarta giornata la prima sconfitta contro la Fiorentina di Baggio. Dopo una breve altalena di emozioni si arrivò alla nona giornata con una sconfitta contro il Bologna che vinse 2-0, doppietta di Poli, che sancì la fine della direzione manageriale di Radice al Torino. Venne esonerato subito. 7 punti in 9 partite sembrarono insufficienti per quella squadra che doveva essere proiettata verso l'Europa. Radice non la prese per niente bene, sottolineò la sua importanza nella vittoria dello scudetto 75-76 ergendosi come alfiere di quel miracolo. Insomma, voleva far capire che il Torino in quel momento era irriconoscente e lo erano anche i tifosi che lo avevano criticato aspramente perché, come vi ho già accennato, lo consideravano l'artefice delle cessioni di Dossena e Junior, rispettivamente venduti a Udinese e Pescara. Questi attriti pregressi vennero esasperati in un certo senso dal moto di orgoglio di Radice, che nel sottolineare la sua importanza nella storia del Torino in qualche modo fece inasprire quelle tensioni carsiche che da tempo si erano infiltrate nel rapporto tra tifoseria e allenatore. Che poi, pensandoci bene, fu un esonero pure frettoloso. Durante quelle 9 partite comunque il Torino aveva fatto 7 punti. Nel campionato dove la vittoria valeva 2 punti e tra l'altro anche con un 1-3 contro la Roma con gol di Edu e doppietta di Fuser. Non era stato esonerato un allenatore normale, ma un'icona del calcio degli anni '80. Pensate che Trapattoni alla 14ª giornata, dopo una partita fondamentale che consacrò l'Inter alla cima della classifica, l'1-0 contro la Lazio con gol di Mandorlini, dedicherà questa vittoria proprio a Gigi Radice, per farvi intendere lo spessore di Radice, quello di Trapattoni, ma anche per darvi uno scorcio della signorilità dell'epoca. Poi non è che voglio sempre saltare la prosopopea reazionaria che dice quanto fosse bello il calcio anni '80 e oggi fa schifo, però il dato oggettivo è che gli allenatori dell'epoca in particolare, pur nella loro semplicità, dimostravano carattere, personalità e quando c'era occasione tiravano fuori tutto questo anche per mostrarlo a stampa e a tifosi. Ma il calcio è spietato e dopo il rifiuto di Agroppi, che decise di non sedersi sulla panchina del Torino, che poi tirando fuori corsi e ricorsi storici avrebbe poi accettato di sostituire Radice alla Fiorentina nel 1993, la squadra passò a Claudio Sala e il quotidiano La Stampa titolò:
Il Torino resta in sala d'aspetto e mai titolo fu più realistico perché la squadra nelle 20 giornate successive avrebbe mantenuto la stessa identica media che ebbe radice nelle prime 9 giornate. Una media che non teneva il passo con una Serie A che era troppo competitiva. Sala era un ex giocatore del Torino che vinse lo scudetto, nel momento in cui venne preso era l'allenatore della Beretti e durante il suo mandato non è che successe niente di che. Il Torino era già uscito dalla Coppa Italia, complici le sconfitte con Verona per 4-0 e durante quelle 20 giornate con Sala in panchina, purtroppo il caso più eclatante fu proprio l'infortunio di Zago. Difatti il giovane Alvise, che ormai si era ritagliato uno spazio importante all'interno della formazione granata, il 21 febbraio durante una partita contro la Sampdoria, in un contrasto di gioco contro lo spagnolo Victor, che in un primo momento sembrava quello messo peggio perché stava con la faccia rivolta verso il terreno, si spappolò il ginocchio, rompendosi il legamento anteriore-posteriore con compromissione della capsula articolare. Insomma, quello che sembrava essere il talento più forte di quella fucina di talenti incredibile che era il Torino, si ritrovò costretto a restare fermo per ben 1 anno e mezzo e poi purtroppo non tornò mai ai livelli sperati. A causa di quello sfortunato contrasto rimase un fuoco di paglia. Ma chissà dove sarebbe potuto arrivare Alvise Zago, perché tutto lasciava intendere che fosse nata una stella. Comunque Sala venne esonerato dopo un 4-1 contro il Napoli che praticamente devastò il Torino. Per le ultime 5 giornate la panchina venne affidata a Sergio Vatta, che si distinse principalmente per essere riuscito a battere l'Inter di Trapattoni alla penultima di campionato. Nessuno se lo sarebbe aspettato perché quella corazzata venne battuta soltanto da Fiorentina e appunto Torino. Ma è all'ultima giornata che avvenne il patatrac, perché il Torino si sarebbe potuto salvare. Quella squadra retrocesse all'ultima partita per soli 2 punti. Lecce-Torino sulla carta sembrava già scritta. Avrebbe dovuto vincere il Torino. Era più forte sulla carta. Ma il calcio è una cosa strana, soprattutto a Lecce in quegli anni. Infatti, dopo poco più di mezz'ora, gol di Benedetti e vantaggio del Lecce. Nel secondo tempo raddoppio di Barbas su punizione e Barbas se lo ricorderanno pure i romanisti, perché fu un guastafeste anche per la Roma di Eriksson. 5 minuti più tardi al 66esimo Fuser riaprirà le danze, dando un po' di benzina alle speranze granata, ma poi al 74esimo Paciocco ci metterà una pietra sopra, condannando il Torino in Serie B, dall'aspirazione UEFA al campionato cadetto. Tra l'altro, se non erro, quel Lecce di Carletto Mazzone con quella vittoria raggiunse la 9ª posizione in classifica e quindi il punto più alto della sua storia in Serie A. Ve l'ho soltanto accennato perché ne parlerò meglio nel prossimo episodio di questa epopea che non so esattamente quando farò. Ma a marzo ci fu un altro cambio di proprietà perché la presidenza Gerbi, che non aveva grande potere economico e che funzionò principalmente come interregno, decise di cedere le sue quote al nuovo presidente Borsano, che poi si rivelò essere l'artefice della grande rinascita del Torino dalla Serie B che vedremo in futuro. Chiudo dicendovi 2 cose. La prima è che adesso mi vado a fare una doccia, perché sotto questi 2 riflettori senza aria condizionata mi pare di stare in spiaggia a Ostia. E poi una piccola nota su quella stagione, ovvero che durante il derby di ritorno, finito 0-0 contro la Juventus, il Torino scese in campo con una maglia speciale ispirata a quella del grande Torino degli anni 40, senza sponsor proprio per commemorare la strage di Superga. Prima di chiudere il video voglio ringraziare Urlando Furioso, un appassionatissimo tifoso del Torino senza il quale non sarei mai riuscito a fare questo video. Metà della farina del suo sacco è sua e forse anche qualcosa di più. Detto ciò, il video è finito, un saluto, alla prossima.